Benvenuti sul canale di Alfred73. Oggi affrontiamo la riparazione di un caricabatterie switching in dotazione nella valigetta del trapano Bosch GBH36. Questo caricabatterie è composto da una parte di alimentazione switching e da una parte di caricabatterie vero e proprio. Modello di caricabatterie AL3640CV, è provvisto nella parte retrostante dei 3 pin di contatto dove inserire la batteria da ricaricare. Fornisce per la ricarica una tensione di 36 volt e 4 ampere massimi per un totale di 144 watt in DC, cioè in corrente continua, e 180 watt in corrente alternata. Nella parte sottostante troviamo una sorta di aspiratore a ventola che estrae attraverso questi fori l'aria surriscaldata delle batterie. Questo caricabatterie è guasto e oggi andremo a fare un'analisi dei guasti degli alimentatori caricabatterie switching e anche a vedere come ripararlo. Questa è la sua vecchia batteria da 36 volt. Se andiamo ad inserirla all'interno del suo connettore ospite, vedremo che il caricabatterie comunque con la presa inserita non dà nessun segno di vita. E quindi andiamo a smontare ed aprire questo caricabatterie. Seguite questo video fino in fondo insieme a me e al termine sarete in grado di riparare qualsiasi alimentatore o caricabatterie di tipo switching. Una volta aperto il contenitore, rimosso parte del suo guscio, vediamo subito il circuito elettronico è molto impolverato e c'è anche un fusibile che apparentemente sembra interrotto. Quando troviamo un fusibile bruciato è segno che ci potrebbe essere un cortocircuito a valle del fusibile e che quindi dobbiamo andare a testare ogni singolo componente per verificare dove si trova l'anomalia, altrimenti se sostituiamo solo il fusibile e diamo di nuovo corrente salterà di nuovo e rischiamo anche di fare ulteriori danni. Innanzitutto effettuiamo dunque un'ispezione visiva per vedere eventuali componenti danneggiati o anomalie. Dopo un'ispezione visiva dettagliata non trovo nessuna anomalia. Il test di continuità con il multimetro conferma l'interruzione del fusibile. Noto che ci sono i cavi della 220 che sono stati riattaccati con dello scotch in maniera sommaria, segno che qualcuno ha già tentato di riparare questo circuito, ma evidentemente con scarso successo. A questo punto l'ipotesi del cortocircuito a valle del mio fusibile è sempre più plausibile. Vado a smontare il circuito stampato per vedere se ci sono segni di bruciature dalla parte del lato saldature. L'esame visivo di un circuito elettronico in questi casi è fondamentale perché ci permette di vedere dai segni di bruciature o di riscaldamenti se c'è stato qualche componente che si è sovrariscaldato o si è bruciato. Osserviamo a questo punto anche il lato saldature del circuito stampato per vedere se ci sono segni di bruciature, piste interrotte o segni di surriscaldamento, senza nessuna prova evidente di ciò. A questo punto sono ottimista sulle possibilità di riparare questo circuito e decido direttamente a priori di sostituire innanzitutto il fusibile che prima o poi dovrà essere rimpiazzato e con una pistola dissaldante vado a dissaldare il fusibile per la sua sostituzione. Per meglio estrarre i componenti da dissaldare ho realizzato questo attrezzo fatto con un morsetto e con un bullone saldati che mi permette di applicare un contrappeso ai terminali nel mentre che li dissaldo e in questo modo si agevola la dissaldatura. Già che ci sono, vado a dissaldare anche i cavi spezzati della 220 per sostituire anche questi. Il fusibile che è saltato ha un valore di 2 A e dovrà essere sostituito con uno identico dello stesso valore. Mi procuro un portafusibile in plastica che però ha i terminali leggermente più corti del fusibile originario. Pertanto aggiungo una piccola prolunga di filo di rame rigido che vado a saldare nella parte sovrastante e nella parte sottostante del lato saldature.
Reinserisco due nuovi fili dell'alimentazione 220 e faccio le relative saldature. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento per mettere like ed iscriversi al canale per supportarmi. Grazie. Inserisco un nuovo fusibile da 2 A nel portafusibili appena sostituito e, come detto in premessa, prima di dare l'alimentazione a questo circuito devo andare a verificare, a fare un test di cortocircuito a valle sui vari componenti per evitare che il fusibile salti di nuovo. E allora procedo con questa analisi. Quando si analizza un circuito, la prima cosa da fare è verificare che il condensatore, grosso condensatore elettrolitico da centinaia di volte sia scarico per evitare di prendere delle sonore scosse. Questo condensatore infatti funziona come una sorta di batteria ad alta tensione, ha una tensione di 385 volt che può essere ancora presente anche una volta tolta la spina. In questo momento abbiamo 55 volt. Ecco, la tensione su questo punto può raggiungere i 300 volt e se tocchiamo con le dita possiamo prendere la scossa. Innanzitutto è quindi necessario scaricare questo condensatore. Utilizzeremo una resistenza come nel mio caso da 8 ohm 10 watt che cortocircuitata sui due terminali scaricherà in sicurezza il condensatore e così potremo operare e toccare il nostro circuito stampato senza problemi. Questa misura è sempre necessaria quando andate ad aprire e riparare un circuito alimentatore switching. Procediamo all'analisi dei componenti. Intanto per cominciare poniamo il nostro multimetro sulla selezione di continuità o test diodi e andiamo a effettuare le prime misure. Possibilmente meglio se a disposizione avete uno schema elettrico, ma se non ce l'avete niente paura, guardate questo video fino in fondo e non ne avrete più bisogno. Anzitutto iniziamo a testare il poliestere in parallelo alla resistenza da 560 kΩ. Il cortocircuito si rileva ponendo i due puntali proprio in parallelo ai due componenti. Laddove vediamo che non c'è nessun cortocircuito possiamo andare avanti. Successivamente andiamo a testare questo filtro antidisturbo. Questo filtro serve per impedire che le frequenze generate dall'alimentatore si riversino sulla nostra rete casalinga e viceversa, ovvero che le frequenze presenti nel nostro impianto elettrico entrino nell'alimentatore alterandone la funzionalità. Testando la continuità di entrambi i rami di fase e di neutro, questi risultano perfettamente in conduzione. Quindi il nostro filtro antidisturbo è sano. Seguendo lo schema elettrico analizziamo il termistore NTC. Simile d'aspetto a un condensatore ceramico, questo termistore serve a limitare la corrente iniziale assorbita dal condensatore di alto voltaggio presente nel circuito. In fase di accensione, infatti, essendo scarico il condensatore C2, questo assorbirà tantissima corrente. La funzione di questo termistore è proprio quella di limitare questa corrente, in quanto a freddo questo componente ha una resistenza di circa 15 ohm che diventerà pressoché zero quando si sarà surriscaldato in condizioni di normale funzionamento. Ad alimentatore freddo questo termistore dovrà avere una resistenza di circa 15 ohm. Ponendo il nostro tester sulla portata resistenza vedremo che la misura ci indica esattamente 13 ohm, quindi anche questo termistore è buono. Prima di procedere oltre, una piccola digressione sugli schemi elettrici. Se non riuscite ad avere uno schema elettrico, cercate online degli schemi elettrici di dispositivi simili al vostro e vedrete che troverete delle assonanze. A questo punto andiamo ad analizzare il ponte diodi composto da 4 diodi che serve a raddrizzare la tensione alternata e trasformarla in tensione continua. Tensione data dalla formula 220 volt per 1,41 perché il nostro è un raddrizzatore ad onda intera e il risultato sarà 310 volt presenti sul C2 che inizialmente per questioni di sicurezza abbiamo scaricato.
La bontà di un diodo si misura ponendo il puntale rosso sull'anodo e il puntale nero sul catodo e verificando che il tester sulla portata continuità dia un valore di giunzione di circa 600 mV come indicati dal nostro tester sulla portata continuità. In realtà il valore di giunzione non è costante e varia da diodo a diodo. Una volta verificati questi valori su tutti e quattro i diodi del ponte raddrizzatore, che talvolta si presenta come un corpo unico ma non per questo non testabile, siamo certi della bontà dei nostri diodi o ponte raddrizzatore che sia. Il componente successivo è proprio il condensatore C2 di alto voltaggio da 150 microfarad. Anche questo possiamo andare a testarlo con il nostro multimetro, semplicemente ponendo il nostro strumento di misura sui due capi del condensatore e misurando la resistenza elettrica. Quest'ultima, su una portata di 200 kΩ fondoscala, tenderà a salire e questo è il chiaro sintomo di un condensatore in buono stato. Tuttavia possiamo anche effettuare altre misurazioni su questo elettrolitico utilizzando un tester di capacità in microfarad e misurando questo valore di microfarad se corrisponde a quello riportato sull'etichetta, considerando che per questi elettrolitici la tolleranza va dal 10 al 20%. Un valore di 142 microfarad mi sembra più che buono. Questa misura può anche essere affiancata alla misura dell'ESR attraverso un ESR meter, che tra l'altro è stato oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere. Tornando allo schema elettrico di un generico alimentatore switching, i principali imputati di cortocircuito sono i seguenti. Senz'altro il MOSFET di commutazione posto sul primario, quindi l'integrato PWM per gli impulsi, nonché i suoi componenti circostanti che servono per fornire l'alimentazione a questo integrato, quindi diodi e resistenze in serie, nonché il fotoaccoppiatore posto per il feedback tra il secondario e il primario. Infine eventuali diodi di raddrizzamento posti sul secondario. Ma andiamo con ordine e iniziamo con il principale indiziato, cioè il MOSFET di commutazione, che talvolta può anche essere un semplice transistor di potenza. Nel nostro specifico circuito, questo MOSFET è collegato al primario del trasformatore attraverso il drain, commuta l'oscillazione fornita dall'integrato PWM e di circa 100 kHz che poi ritroveremo sul secondario del nostro trasformatore per induzione. Possiamo individuare questi due pin sia con il datasheet, in quanto leggiamo la sigla che è un STP6NK90, ma più semplicemente sul circuito stampato il drain e il source sono le piste in rame di spessore maggiore per favorire il passaggio della corrente, mentre il gate è quella di spessore minore che di solito fa capo anche ad una resistenza di polarizzazione. Vado a misurare queste due giunzioni drain e source senza trovare alcun cortocircuito e la stessa cosa faccio per le due giunzioni rispetto al gate. Invertendo ovviamente i puntali potrei anche trovare delle giunzioni, ma l'assenza di cortocircuito mi fa ben sperare per questo componente. Tuttavia, questo controllo ovviamente non è sufficiente per scongiurare l'anomalia del nostro MOSFET e quindi necessariamente dobbiamo dissaldarlo dal circuito stampato e testarlo fuori dal circuito, perché altri componenti posti in serie in parallelo potrebbero falsare la misura e quindi dobbiamo andare a testarlo con un tester componenti che ci dice la bontà del MOSFET. Con questo tester componenti vado a verificare che il MOSFET non sia aperto e al test con questo dispositivo si tratta di un MOSFET a canale N
con una tensione di soglia voltage threshold di 4,38 volt minimi per la commutazione, e quindi il nostro MOSFET è in buono stato. Pertanto vado a rimontarlo sulla sua aletta di raffreddamento con la relativa amica isolante e ad effettuare le relative saldature. E a questo punto comincio anche a sospettare dell'integrato UC3842, che è il PWM controller incaricato di generare il segnale di frequenza 100 kHz per generare le tensioni sul secondario. Inizio a testare un po' i componenti di contorno di questo integrato e l'integrato stesso, alla ricerca o di diodi in corto oppure di resistenze interrotte, ma tutti i componenti di contorno risultano a posto. L'analisi dei componenti montati sul circuito risulta difficile, in quanto talvolta componenti posti in parallelo possono falsare la misura, come in questo caso di un diodo posto in parallelo ad una resistenza di bassissimo valore che falsa la rilevazione, indicando un cortocircuito del diodo che in realtà è dato dalla resistenza posta in parallelo di basso valore. Di queste situazioni dovrete tener conto quando andate a misurare il valore di un componente elettronico che sia montato sul circuito con in parallelo un altro componente. A questo punto vado a controllare il fotoaccoppiatore posto tra secondario e primario. Lo scopo di questo fotocoppiatore è quello di modulare la frequenza del PWM controller in base alla tensione di uscita, e in questo modo regolarla in maniera separata, indipendente, senza alcun collegamento elettrico. Attraverso la luce trasmessa dal diodo trasmittente posto sul secondario verso il diodo fotoricevente posto sul primario. Le giunzioni di entrambi questi due componenti contenuti in questo case sono corrette di 1,5 volt, come si conviene per un diodo LED. Idem per il fototransistor. Fino adesso ci siamo concentrati sul primario, adesso passiamo al secondario del trasformatore, in modo particolare al diodo, o ai diodi sarebbe meglio dire, rettificatori posti sul secondario, per verificarne la bontà. Dal trasformatore vedete le piste più larghe ci portano direttamente ai due diodi raddrizzatori inseriti all'interno di questo contenitore in un monoblocco e in configurazione a catodo comune, che fa capo al pin centrale. Se infatti andiamo a misurare il positivo e il negativo, troviamo proprio una giunzione Schottky di 379 mV per entrambi i lati rispetto al pin centrale, che costituisce evidentemente il catodo. Si tratta di un componente molto comune negli alimentatori switching. Quindi anche lo stadio di raddrizzamento di uscita, qui rappresentato da un singolo diodo ma in realtà doppio, funziona correttamente. A questo punto sono ben pochi i componenti da controllare. Vedo due varistori che servono per proteggere i circuiti a cui sono collegati in parallelo, cortocircuitando a massa eventuali extra tensioni superiori ai 230 volt. Nel mio caso sono aperti e quindi correttamente funzionanti entrambi. A questo punto prendo il mio ESR meter e decido di andare a misurare l'SR di tutti gli elettrolitici presenti sul circuito. La lancetta che devia verso lo 0 mi fa capire che l'SR di questi condensatori è corretto. Ripetuta questa misura per gli altri, non risulta nulla di anomalo, perché la lancetta continua a deviare verso il fondo scala. Piccolo consiglio furbo: quando in un circuito elettronico trovate dei parziali malfunzionamenti, andate sempre a controllare gli elettrolitici e i relativi valori SR in base alla tabella di riferimento. Infine verifico che il chip 3842 PWM controller sui piedini 7 e 5, che sono la limitazione alla massa, non presenti alcun cortocircuito. A questo punto, un po' scoraggiato, non avendo trovato alcuna anomalia su questa scheda elettronica, decido di tentare la sorte e di dare corrente alimentazione.
interporrò tra la 220 e il circuito la famosissima lampadina, che è stata anche questo oggetto di un mio video precedente. Questa lampadina, in caso di cortocircuito, essendo posta in serie, limiterà la corrente massima di cortocircuito. Quando andrò a premere il pulsante di accensione del mio circuito, la lampadina si porrà in serie e vedremo quello che accadrà. Se la lampadina si illuminerà, abbiamo ancora il cortocircuito, altrimenti il nostro circuito funziona. Pronti? Via! E come per magia il LED verde si accende segnalando il corretto funzionamento del mio alimentatore. La lampadina è spenta e quindi il mio circuito funziona regolarmente. Quindi anche questa riparazione è andata a buon fine, la nostra scrupolosità è stata premiata alla fine. Molto probabilmente chi ha cercato di ripristinare il danno iniziale avrà sicuramente creato un cortocircuito nell'andare a riattaccare tra loro questi due cavi della 220. Bene, e dopo questo successo andiamo ad effettuare delle misure di tensione per vedere come dovrebbe risultare un alimentatore correttamente funzionante. Prima di iniziare però mi raccomando di non effettuare queste prove se non siete più che esperti, perché rischiate la folgorazione. Quindi non fatelo se non siete esperti. Imposto il mio multimetro sulla misura dei 700 volt alternati fondoscala. Andiamo a misurare la 220 volt all'ingresso del nostro filtro antidisturbo. Una volta superato lo strato di resina presente su questo circuito stampato, comparirà la nostra 230 volt all'ingresso. Ci spostiamo verso il ponte raddrizzatore e all'uscita, dove si trova il grande condensatore a alto voltaggio, dovremo impostare la corrente su continua e su 1000 volt, e anche qui vedremo i 315 volt della tensione continua raddrizzata dal ponte raddrizzatore. Attenti a non prendere la scossa quando fate questi test, mi raccomando. A questo punto ci spostiamo direttamente sul secondario e andiamo a misurare la tensione continua sempre presente all'uscita dei due diodi rettificatori ultra veloci posti sulla letta di raffreddamento. Tensione di 38,8 volt circa, che è l'esatta tensione di uscita e di carica per le batterie. Per pura curiosità andiamo anche a misurare la tensione di alimentazione del circuito dell'integrato PWM controller. In regime ordinario di funzionamento i piedini 7 e 5, che sono VCC, e la massa presentano 15,6 volt. A questo punto decido anche di effettuare delle misure con un mini oscilloscopio a mia disposizione sulla uscita di questo integrato PWM controller per verificare la forma d'onda di oscillazione a 100 kHz che commuta il MOSFET sul primario del trasformatore. E vedete la frequenza di 100 kHz e la forma d'onda di pilotaggio, che può essere, allargando la base dei tempi, allargata con un'ampiezza di circa 5 volt picco picco che pilotano il MOSFET di potenza. A questo punto andiamo a verificare anche l'uscita del secondario, se è presente questo segnale alternato che per induzione viene trasferito al secondario del nostro trasformatore. All'uscita del catodo dei due diodi di rettificazione ultraveloci posti sul secondario troviamo ancora della frequenza residua. Sarà compito di questa induttanza filtrare completamente e rendere disponibile all'uscita. Questa tensione sarà poi gestita dal microchip di caricamento della batteria vero e proprio, gestito dal microprocessore centrale. A questo punto andiamo a prendere la nostra batteria e vedere se effettivamente la nostra batteria si ricarica su questo alimentatore caricatore appena riparato. Bene amici, è proprio il caso di dirlo, le immagini valgono più di 1000 parole.
il mio alimentatore sta caricando la batteria 36 volte correttamente, io posso ritenermi soddisfatto anche di questo intervento, anche se non è stato poi così difficoltoso, ma che sicuramente ci è servito per ripassare un po' qualcosa sugli alimentatori switching e la loro riparazione. A me non rimane che rimontare il tutto e ringraziarvi per la visione. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettete un bel like per supportarmi e ci vediamo alla prossima volta.